non avevo mai udito l'ululato di un lupo dal vero. Figuriamoci di un intero branco. Quando mi sono accorto che gli ululati continuavano, mi sono finalmente deciso a prendere la videocamera. Nella registrazione si sentono deboli, ma non erano così lontani. In questo video vi racconto, attraverso le immagini che ho catturato, il mio viaggio lungo il versante destro della Valle di Susa, percorrendo il Sentiero dei Franchi, un cammino di 3 giorni da Oulx alla Sacra di San Michele, in compagnia dei miei 2 cani, Iride e Sky. Abbiamo attraversato prati rinati con la primavera, che li rende nuovamente verdi, boschi abitati da cervi, caprioli, lupi e cinghiali, borghi disabitati o comunque molto silenziosi, creste scaldate dal sole e colli battuti dal vento. La marcia comincia dal borgo alto di Oulx. Arrivare alla stazione di Oulx in treno da Sant'Ambrogio, dove ho parcheggiato l'auto, prevede un cambio bussoleno e la partenza dopo le 9. Nell'ora di punta, dalle 7 alle 9, non è infatti permesso viaggiare coi cani, anzi, col cane. Ogni cane ha bisogno di un accompagnatore e, infatti, non posso comprare il biglietto per il secondo cane. Io di cani ne ho 2 e non posso certo lasciarne uno a casa per 3 giorni. Acquisto allora un secondo biglietto normale per un secondo adulto e spero nella dea bendata. La fortuna mi assiste quando, a Salbertran, la capotrena ci passa accanto limitandosi a dare uno sguardo ai cani accucciati per terra. Meno male. Molti da Oulx procedono verso Gad passando per la statale 24, ricalcando cioè il percorso della via Francigena. Io ho preferito evitare la strada e ho imboccato subito il sentiero dal Borgo Alto. Si allunga e si sale un po' di più, ma se si può evitare il bitume, lo si evita senza se e senza ma. Il sentiero dei Franchi ha una lunghezza di circa 75 km. Percorrendolo da Oulx alla Sacra, il dislivello positivo è di 2800 metri e quello negativo di 3000 metri, a cui vanno aggiunti però 500 metri per ridiscendere a Sant'Ambrogio. L'altimetro ha misurato 1000 metri in più sia di salita che di discesa rispetto a quanto avevo calcolato per mezzo della mappa, ma penso abbia sovrastimato. Dal punto di vista paesaggistico, questa prima tappa per me è la più spettacolare. I boschi di abete bianco sono grandiosi e quando il bosco si apre e lascia spazio alla vista sulle montagne, le cime dolomitiche che si intravedono sull'altro versante sono magnifiche. Peccato che l'esperienza sia rovinata dal continuo rumore dell'autostrada che proviene dal fondovalle. A parte Sapede e Xilles, gli altri piccoli insediamenti che si incontrano sono tutti abbandonati. Gli animali però sfruttano ancora le vecchie fontane per bere e infatti a Serre Mutun troviamo un bel palco di cervo che un maschio di 3-5 anni ha perso da poco. E questo? Buono è questo? Beh, visto che mi piace viaggiare ultralight, decido di caricarmi nello zaino questa delizia che Sky gradisce molto, non la voglio mica deludere. Devo dire però che 930 grammi aggiuntivi sulle spalle si sentono un bel po'. A parte il peso, poi girare con un palco di cervo a vista nello zaino non è poi particolarmente saggio, visto che ho successivamente scoperto che la raccolta dei palchi in Piemonte è consentita solamente ai soggetti autorizzati e io, autorizzato, non lo sono affatto. Avvicinandomi alla zona del Pian del Frais, i pendii diventano più dolci
e comincio a pensare a dove trascorrere la notte. Voglio un posto pianeggiante, nel bosco e isolato. È ancora presto però e mi conviene camminare ancora un poco superando il Fries. Ho suddiviso il percorso in 3 tappe. La prima da Ulks al Pian del Fries per 23 km, 800 metri di dislivello positivo e 600 metri di dislivello negativo. La seconda dal Fries al rifugio al primo, 23 km, 1200 metri di dislivello positivo e 1100 di negativo. La terza ed ultima dall'Amprimo a Sant'Ambrogio, 30 km, 800 metri di dislivello positivo e 1800 di negativo. Dopo il bivio per case Carboneri, individuo un piccolo pianoro che sembra fare al caso mio. Pulisco bene la piazzola in cui posizionerò la tenda e la monto. Solo più tardi mi accorgo che il posto non è proprio perfetto. A pochi metri c'è un piccolo ruscelletto. Mi va bene che non è ancora periodo di zanzare e l'aria è super secca, quindi non avrò problemi di umidità, ma se avessi scelto uno spot solo un poco più distante avrei dormito forse leggermente più al calduccio. Di giorno si suda, è vero, ma di notte raffredda un bel po'. Peggio ancora, una zona fangosa e divertimento assicurato per Sky, non per me che non so come pulirla prima di farla entrare in tenda. Dopo aver superato la panoramica frazione della Losa, la tappa 2 prevede la discesa su Meana. La ripida mulattiera giù per la monotona faggeta non finisce mai e tanto annoia me quanto diverte i cani. Dopo Meana scopro il magnifico vallone pianeggiante della Cianonia, credo si dica, dove non ero mai passato in vita mia, ma il relax dura poco. In breve devo riprendere la salita in mezzo ai faggi. L'obiettivo è la Cappella delle Toglie ed è veramente lunga. Decisamente questa seconda tappa è la più dura delle 3. Fa un caldo assurdo e faccio molta fatica, oltre al fatto che non c'è acqua, neanche le toglie. La fonte che ricordavo è asciutta. Se della prima tappa ricorderò la suggestione della solitudine, mi rincresce dire che di questa mi resterà impressa solamente la fatica. Non c'è una fonte. Per prendere acqua devo arrivare fino al rifugio Amprimo. È veramente una bella zona questa, sembra di essere arrivati sui monti sorridenti di Heidi e il rifugio, che può essere raggiunto con una breve camminata adatta anche alle famiglie, ha un successo senza pari. Poco prima di arrivare all'Amprimo ho individuato il posto perfetto per passare la notte. Un boschetto di larici, su un piccolo altopiano, riparato da un masso. Dopo aver cenato a metà strada dal rifugio, tornerò lì a montare la tenda. Solamente i bramiti e le corse dei caprioli disturberanno la notte, e meno male, perché se ci fossero stati altri elementi di disturbo penso che avrei dormito pochi minuti in tutto. Giorno 3. È la mattinata dei lupi.
cammino, acqua al lamprimo. È mattina e molti animali sono attivi, quindi tengo Sky legata. È un border collie ossessionato dal movimento e ha solo 18 mesi. Quando ci sono animali in giro è meglio non rischiare. Non voglio permetterle di inseguire cervi o caprioli. Nel prato vicino al rifugio noto altre tende. Quasi tutti montano la tenda sui prati, anch'io facevo così. Ma in realtà in mezzo agli alberi si dorme meglio. Vero, la posizione è meno scenica, ma il terreno è più morbido e comodo e fa da isolante termico come un materassino, quindi si dorme più caldi. Anche perché le chiome degli alberi, quando hanno le foglie almeno, riflettono il calore verso il terreno e così la temperatura dell'aria si abbassa meno durante la notte. Direzione rifugio Valgravio. Quella di oggi è la tappa più lunga, ma mi sento riposato e sono ottimista che patirò meno del giorno precedente. Inoltre, dovrò fare molta più discesa che salita, anche se col carico sulle spalle la discesa non è propriamente un relax. Andare in giro con un cane nei boschi è una prova di equilibrismo. Da un lato bisogna lasciargli fare quello di cui hanno bisogno, annusare, esplorare, muoversi liberamente nella natura. Dall'altro non voglio permettergli comportamenti dannosi per gli altri animali. È un compromesso molto delicato e non sempre tutto va come da piano. Ma, lavorando con pazienza, alla fine le cose cominciano a girare per il verso giusto. Iride, l'altro cane adulto, ne è la prova. Anche lei border collie, anche lei inizialmente con un fortissimo istinto per l'inseguimento, ora riesco a tenerla ferma anche quando, di sorpresa, all'improvviso, si materializza a pochi metri dalla nostra tenda un capriolo, come è successo ieri sera. Dai versi che faceva non mi sembrava molto contento, forse avevamo invaso la sua zona? In ogni caso, per sicurezza, i miei cani indossano 2 radiocollari GPS, in modo che siano sempre localizzabili, non si sa mai. Per acquistarli mi sono impoverito, ma funzionano benissimo e sono tranquillo. Per arrivare all'Alpe Fumavecchia si attraversa un bel bosco che la luce del mattino rende affascinante. Subito dopo si comincia a faticare. Inizia la salita per Pian dell'Orso, che è il punto più alto dell'intero percorso. Arriviamo in cima calpestando le ultime piccole lingue di neve e per la prima volta mi concedo addirittura il lusso di una pausa pranzo. Tiro fuori il fornelletto e mi preparo l'ultimo pasto liofilizzato che mi è rimasto. Per le provviste avevo calcolato 2750 calorie al giorno, ma mi sono dimenticato di tener conto della colazione della prima mattina e della cena del terzo giorno a casa. Arriverò dunque alla fine con 225 grammi di cibo residui, corrispondenti a circa 1000 calorie, per uno zaino da 7 kg e 600 grammi totali, acqua e palco da 930 grammi, ovviamente esclusi. Di qua. Da Pian dell'Orso in poi è praticamente tutta discesa, a parte qualche breve risalita. Si sconfina sul versante della Val Sangone, dove il paesaggio cambia. Ci sono tanti grossi roccioni che si affacciano come balconi su Coazze e Giaveno. Comunque, anche col gas ho esagerato. Mi sono portato dietro una cartuccia da 230 grammi, ma per preparare 4 pasti liofilizzati e 4 tisane calde, circa 2 litri e mezzo d'acqua, cioè, ho consumato solamente 44 grammi di gas. Incontro una viperella appena uscita dal letargo, quindi questa è nuovamente una situazione in cui bisogna tenere Sky legata, con Iride che mi segue dietro, obbediente. Batto continuamente coi bastoncini da trekking sulle rocce, ma non serve a molto.
Quasi calpestiamo infatti una piccola biscia che è ancora lì, ferma sul sentiero, nonostante tutto il rumore che stiamo facendo. Verso il Colle Bione il paesaggio si addolcisce e possiamo dissetarci alla fontana ormai quasi secca. Brava Sky. Ciao. Aspetta. Nella poca. 5 minuti per neanche 500 millilitri d'acqua. Cadete giù. Non c'è vista oggi. Speravo che la faggeta dei Tre Rock fosse più fresca e umida, invece è anche lei calda e secca. Acqua. Di acqua. Dalla Mura in avanti i prati sono verdi e curati e si ha l'impressione che si stia rientrando nel mondo. Ma i chilometri sono ancora tanti e devo stare attento a non sbagliare perché, curiosamente, questa è la sezione dove il Sentiero dei Franchi mi è sembrato indicato peggio. Fuoco. Ma al solito. Tanto per cambiare. In tema di batterie, la seconda notte ho dovuto ricaricare il mio iPhone SE con un power bank da 10.000 mAh che, stando al suo indicatore di carica, non è stato minimamente scalfito da questa ricarica. Ovviamente la GoPro Hero 10 ha consumato 2 batterie e mezza, benché quasi sempre mi limitassi a registrare dei brevi spezzoni. Completerò i 3 giorni di cammino con ancora il 50% di carica nella batteria dei collari, mentre il ricevitore radio GPS che uso io ha consumato un'intera batteria più un terzo di carica di una seconda batteria. Dopo Basinatto ci si congiunge alla strada asfaltata che scende da Collebraida. È breve ma brutta, visto il traffico del sabato pomeriggio. Arrivo all'affollato piazzale davanti alla Sacra e mi sento un poco a disagio. Il palco di cervo attaccato allo zaino, vestito male, sporco. Ma sono contento della mia piccola impresa. Il Sentiero dei Franchi è ufficialmente completato. Era una vita che avevo in mente di farlo tutto, finalmente ce l'ho fatta.
dormire in tenda ed essere autonomo col cibo. Sentire e vedere gli animali così da vicino, essere così a stretto contatto con la natura, ha reso davvero emozionante questa breve avventura a 2 passi dalla civiltà.